Allora, oggi andiamo un attimo a vedere una cosa veloce. Se è possibile, cerchiamo un attimo di capire se è possibile risolvere il problema del drift dell'analogico per quel che riguarda la Nintendo Switch Lite, la quale mi sta dando davvero tanti problemi dal punto di vista del drift. Quindi, che cos'è il drift? Il drift è un problema che si sta verificando su molte console, su molti appunto terminali console Nintendo e consiste in questo, adesso vi farò vedere. Nel momento in cui noi andiamo a vedere sulla calibrazione, per esempio, quando andiamo a impartire un comando e teniamo come in questo caso la direzione verso destra, in questo caso vedete il comando rimane verso destra. Se noi lo facciamo a sinistra, vedete che cosa mi succede? Ritorna al centro e io sto mantenendo appunto l'analogico e questo è un problema nei giochi, soprattutto nei giochi di guida, dove voi dovete impartire una direzione, dovete mantenere quella direzione e questa non resta. Vedete? È un problema risaputo dalla Nintendo, molto conosciuto. C'era stato anche con la vecchia Switch, con la Switch in versione non Lite, e si sta ripresentando anche con la versione, appunto, questa versione qui, la versione Lite. Niente, quindi praticamente sono andato a cercare di capire un attimo se questo problema si poteva risolvere in qualche modo e ho trovato dei tutorial online. Allora, praticamente l'assistenza, purtroppo ho avuto dei problemi con l'assistenza Nintendo, la quale fa finta che il problema non ci sia. Ho aperto due volte la pratica di riparazione della console e mi è stata chiusa prima che io potessi spedire la console senza dirmi niente. Ogni qualvolta che io chiamo l'assistenza Nintendo mi dicono che va riaperta una nuova pratica di assistenza. E questo quindi probabilmente è un iter che loro fanno per cercare di evitare di riparare tutte quante le console che hanno questo problema. Vedete, guardate? Ecco. Questo è inutilizzabile, assolutamente inutilizzabile così la console. Quindi che cosa facciamo? Sono andato un attimo a vedere se c'erano dei tutorial, qualcosa online per capire se effettivamente si poteva risolvere questo problema senza sostituire lo stick analogico. Ho visto che c'era la possibilità di utilizzare questo. Pulisce i contatti. Questo Svitol praticamente è un conduttore elettrico. Spruzzandolo all'interno dell'analogico dovrebbe andare a togliere il problema di contatto, che praticamente quello che si presenta qui è un problema di contatto. Quando noi spostiamo l'analogico non tocca bene, non rileva bene il contatto. Andiamo a vedere se effettivamente funziona. Quindi, cos'altro vi servirà? Vi servirà uno stuzzicadenti. Andiamo a spegnere la nostra console e andiamo a vedere il procedimento. Stuzzicadenti ci servirà per sollevare, vediamo se riesco a mettere abbastanza fuoco, scusate, per sollevare questa parte qua sotto, vediamo se si riesce a vedere, c'è un gommino, ecco, vedete? Questo gommino copre i contatti dell'analogico. Quindi praticamente con questo andiamo a sollevare il nostro gommino e questo qui poi andrà a ficcarsi dentro e lo spruzzeremo dentro. Allora, prima di tutto vediamo di dare una spruzzata su della carta in modo tale che appunto non esca aria, ma esca solo il liquido. Solleviamo la nostra guarnizione e vediamo di fare in modo di fare tutto quanto
con una mano. Eccoci qua. Fatto. Abbiamo spruzzato, andiamo a asciugare il liquido in eccesso e incrociamo le dita. Questo liquido non lascia segni, evapora, quindi praticamente dovrebbe evaporare tranquillamente senza lasciare nessunissimo segno sul nostro analogico. Comunque noi asciughiamolo, che è meglio. Andiamo a vedere se il problema si è andato a risolvere, anche se in teoria dovremmo aspettare un po' per verificarlo. E come vedete non ha risolto nulla. Dopo aver fatto asciugare quindi per una giornata il liquido per i contatti, andiamo a fare di nuovo il test e come vedete l'analogico ha ripreso a funzionare. Quindi diciamo questa è una soluzione un po' tampone, perché non va ad aggiustare il joystick analogico e poi bisognerà vedere quanto durerà, però come vedete adesso il problema non si presenta più. Andiamo a vedere anche in un gioco, vedete? Non mi perde un colpo. Mi sposto a destra e a sinistra senza che il pulsante, l'analogico, si blocchi. Quindi insomma, questa è una soluzione economica se avete problemi con l'assistenza Nintendo, perché ricordatevi che comunque sia si tratta di un problema in garanzia, quindi dovete farla mandare a Nintendo sempre che non vi faccia lo scherzetto che ha fatto a me. E con questo è tutto, al prossimo video.